Benvenuti nel mio ufficio. Ciao, sono Chris. Sono ovviamente in aeroporto, ma non è proprio una bugia il fatto che sia il mio ufficio, nel senso che mi capita spesso di essere in aeroporto e non nascondo che ogni tanto apro il mio computer e faccio cose, quindi lo considero ogni tanto anche il mio ufficio. Ma non voglio parlare di questo. L'aeroporto mi sembrava la location ideale per parlare di questo argomento. Prima però devo farti una domanda. Viaggeresti per lavoro? Aspetta, prima di rispondere, 2 informazioni importantissime per contestualizzare il tutto. La prima è che la destinazione non è quasi mai certa. Nel mondo di oggi, dove il business cambia velocemente, i clienti cambiano, gli uffici cambiano, le aziende sono diventate molto flessibili, o anche se fosse la tua società, i nuovi progetti sarebbero sparsi potenzialmente ovunque. E quindi la destinazione spesso e volentieri non è scontata, non è certa e ogni tanto è anche una sorpresa. Il secondo punto riguarda il tempo. Diciamo che parlo di spendere minimo il 50% del tempo fuori per lavoro, 50, 60, 70, quindi le classiche 2 settimane al mese fino a magari 20 giorni, 25, un mese o anche diversi mesi. Adesso ti rifaccio la domanda: viaggeresti per lavoro? Fammelo sapere, scrivilo nei commenti adesso, sì o no. Ok, già che sei in quella zona col mouse, se vuoi cliccare iscriviti e attivare le notifiche e magari mettere un mi piace, perché no? Non sarebbe male, no? Grazie. Adesso che hai messo la tua risposta, poi ti spiegherò perché. Voglio parlare di quali sono i 5 pro e i 5 contro del viaggiare per lavoro, ovviamente basato su quella che è stata ed è la mia esperienza. Descriverò un punto alla volta, partendo dal primo contro. Il primo punto contro riguarda la solitudine. Viaggiare per lavoro vuol dire avere tanti momenti in cui si prova della solitudine, si sta da soli e soprattutto si sente tanto la mancanza delle persone care, marito, moglie, fidanzato, fidanzata, genitori, figli, animali domestici. Sì, questo è un punto importante da tenere presente. Viaggiare tanto vuol dire avere tanto tempo da passare da soli e sentire la mancanza delle persone. Primo punto positivo. Viaggiare per lavoro vuol dire avere la possibilità di scoprire e di andare in posti dove probabilmente non avremmo mai pensato di andare, o magari erano in una nostra lista di viaggio, ma erano, non lo so, al 50° posto, al 30° posto, e probabilmente avremmo avuto l'opportunità di vedere quel posto fra 10 anni, o magari mai. Nel mio caso mi è successo di andare a fare un'esperienza lavorativa in Svezia. Mai avrei pensato nella mia vita di andare in Svezia, e ho colto anche l'opportunità di andare a vedere la Danimarca, perché era molto vicina, era molto facile raggiungerla dalla Svezia, e la Danimarca era nella mia lista di viaggio, ma probabilmente l'avrei fatta fra tanto tempo, non lo so. Secondo punto contro: perdere quelle abitudini positive o quella routine che ci dà benefici. Faccio un esempio: capita spesso che magari alla mattina, prima di andare in ufficio o prima di andare a lavorare, si vada a bere il caffè, a bere il cappuccino, a fare colazioni in quel determinato bar, perché magari pensiamo sia il miglior caffè della zona, o semplicemente perché ci piace iniziare la giornata in quel posto, perché ci trasmette un mood positivo per le persone, per l'ambiente. E con il viaggio questa cosa si perde, non ci sono più quelle situazioni. Banalmente può essere anche un corso in palestra, andiamo a fare quel corso in palestra perché l'istruttrice o l'istruttore ci danno la carica e ci stimolano molto a fare sport, a essere costanti. Viaggiare vuol dire perdere queste abitudini. Secondo punto positivo del viaggiare per lavoro: è il vero viaggio low cost. È la vera formula roulette che magari ricerchiamo quando prenotiamo delle vacanze scontate.
Viaggiare per lavoro? Sì, è low cost perché è qualcuno che ci organizza il viaggio, ci paga il trasporto, ci paga il vitto, ci paga l'alloggio e altro beneficio, non spendiamo più determinati soldi per vivere la nostra vita normale e quei soldi li possiamo reinvestire in altro, magari in viaggi. Viaggiare per lavoro è effettivamente low cost. Terzo punto contro: la mancanza di alcuni oggetti della nostra vita, di alcune situazioni della nostra vita. È frequente quando si viaggia, anche per vacanza, di fare fatica a dormire, ad esempio, perché il letto non è il nostro, oppure il bagno non ci rende confortevoli perché noi siamo abituati alla vasca piuttosto che alla doccia. E ci manca guidare la nostra macchina, ci mancano i nostri vestiti perché decidiamo la mattina cosa mettere e quando si viaggia per lavoro è impossibile mettere tutto nelle valigie. Questa cosa provoca sicuramente un mood un po' negativo nei viaggi e a me è successo banalmente in alcuni viaggi, soprattutto per i primi anni, far fatica a dormire perché ero abituato a dormire banalmente al buio e passavo ore a scocciare, a tappare tutte le luci perché faticavo a dormire. Questo mi ha rovinato il mood di parecchi viaggi. È una banalità, lo so, però per tanto tempo è stato così. Terzo punto positivo: muoversi in alcuni posti, magari a noi sconosciuti fino a quel momento, alcune città, alcune regioni, alcuni paesi, alcuni continenti, ci porta a vivere determinati usi, costumi, cibi, modi di fare direttamente sul posto e viverli con un entusiasmo diverso e con una spiegazione diversa. E quindi magari alcune cose all'inizio pensavo che potessero essere lontanissime dal mio modo di fare, dalle mie abitudini, che non potessero piacermi. E invece, vivendole sul posto, capendone le motivazioni, ho scoperto anche che alcune cose mi piacciono, nonostante all'inizio le vedessi in modo diverso. Quindi il viaggiare ti porta a conoscere e a modificarti, a evolverti e a capire che alcune cose che vedevi con occhi un po' così, alla fine magari ti piacciono. Contro numero 4. Adesso entriamo in una sfera abbastanza particolare. Può succedere che in alcuni viaggi, e in questo caso sia che sia per lavoro che per turismo, ci fanno sentire un po' a disagio. Un po' a disagio perché siamo visti come persone, non voglio dire non gradite, ma persone che hanno un comportamento diverso da quella che è l'abitudine locale. Ci si sente, quando si arriva in un posto, non a proprio agio, ci si sente isolati, ci si sente considerati poco o addirittura in alcuni casi ci si sente come persone che arrivano da altri paesi banalmente a rubare il lavoro piuttosto che a rubare il modo di vivere o a rubare o a distruggere gli usi e costumi. Quindi quando si subisce questa forma di razzismo, passatemi il termine, diventa difficile vivere in un posto. A me personalmente è successo in alcune circostanze, una in particolare quando il mio atteggiamento nei confronti di un periodo particolare della religione musulmana, e quindi il Ramadan, mi sono comportato in modo non corretto, ovviamente non volontariamente, semplicemente perché non lo sapevo, non sapevo come affrontare quella situazione e l'ho affrontata nel modo sbagliato. E questa cosa mi ha fatto vivere per diverse settimane in difficoltà. Addirittura a un certo punto ho pensato di lasciare e mi dicevo non ce la faccio, non riesco ad adattarmi, non riesco a stare qui. Vi porto anche un altro esempio. Banalmente il mio nome è Christian e in alcuni posti io andavo sereno e tranquillo a dire in inglese hello, I'm Christian, e in molti casi mi sono reso conto dopo che l'effetto dall'altra parte era veramente brutto, perché era come se io stessi non dicendo il mio nome, ma stessi evidenziando che ciao, sono cristiano come religione, e quindi puoi capire che la situazione poteva essere difficile. Il quarto punto è esattamente l'opposto, è quando si trova quella confidenza, quell'apertura mentale che ti porta a stare, non dico bene, ma approcciare ogni posto nel modo corretto. Faccio l'esempio contrario del ciao, sono Christian, quindi sono cristiano.
Da lì è nata l'idea di dire ok, tanto amici, parenti mi chiamano Chris o Cri, insomma, se io mi presentassi come Chris, questa cosa non crea più imbarazzo da nessuna parte, facilita, per me non è un grosso problema, riesco a vivere serenamente e mi pongo in un qualsiasi posto in modo più sereno. Ho imparato dai miei errori, ho visto come questa cosa metteva a disagio le persone e metteva a disagio me, e ho imparato ad essere un po' più aperto. Il viaggiare in determinati posti dove, ovvio, è meglio prepararsi sempre prima, ma non sempre si è pronti a tutto, ti fa vivere meglio, ti fa sentire a posto dovunque e ti fa accettare tutti in ugual misura. Ovvio, il limite c'è, ci sarà sempre, però questo è un punto positivo nel viaggio. Quando si arriva a un livello di sentirsi a posto dovunque e sentirsi rispettati è veramente un grosso vantaggio. Contro numero 5, l'ultimo, forse il più delicato, almeno a livello personale. Nel corso del tempo e nei viaggi, questo succede quando si viaggia magari un po' più frequentemente, si tendono a perdere quelle sensazioni ed emozioni che si provano in alcuni posti, soprattutto i posti importanti per la nostra vita. Non lo so, mi capitava spesso di passare davanti alla mia scuola delle superiori o al posto dove giocavo con gli amici o dove ho fatto la patente, insomma, quei posti provavo delle emozioni a pelle. Il posto aveva, non so, un colore diverso, un'aria diversa, lo conoscevo a livello personale e mi scatenava delle emozioni che oggi, nonostante nella mia mente ci siano le immagini di dove ho fatto la patente del campo di calcio, non provo più le stesse sensazioni, e quindi mi sono reso conto che col viaggiare non voglio dire che si diventa un po' più aridi, ma sì, un po' si diventa aridi su determinate cose perché si perdono determinate emozioni a pelle che si vivono in determinati posti. Quinto ed ultimo punto positivo: il viaggio ti dà la possibilità di crescere, di migliorarti, di evolverti, di vedere che stai profondamente cambiando in meglio in ogni viaggio che fai. Questo ti dà la possibilità di partire in un modo e trovarti e scoprirti migliore, grazie alle esperienze che fai, grazie alle situazioni in cui ti poni. E per me questa è una costante ed è un punto importantissimo. Fin quando viaggiare mi porterà ad essere una persona migliore, lo affronterò sempre con gli occhi di un bambino, con la mente aperta, per cercare di godere dei 5 punti positivi e di soffrire un po' meno dei 5 punti negativi, perché attenzione, ci sono tutti nei viaggi, ci sono esattamente tutti, 5 e 5. Tutto sta a qual è il bilanciamento finale. Bene, spero di aver trasmesso correttamente quelli che sono secondo me i 5 punti contro e i 5 punti pro del viaggiare per lavoro. Ora ti rifaccio la domanda: viaggeresti per lavoro? Se quello che ti ho raccontato ti ha fatto ragionare in modo diverso e hai cambiato la tua risposta, per favore fammelo sapere nei commenti, sono curioso di sapere se hai cambiato idea e perché. Spero il video vi sia piaciuto, spero di aver raccontato qualcosa di interessante, fatemelo ovviamente sapere. Ovviamente sono in aeroporto non solo per fare un video o per lavorare, ma per prendere un aereo e andare in qualche posto. Se sei curioso di sapere dove sto andando, o aspetti qualche giorno e vedrai qualche video, oppure puoi banalmente seguirmi sul mio profilo Instagram @ChrisGalbiati e magari qualche spoiler lo puoi trovare. Buon viaggio, take care, stay safe, ciao!